Roma, quartiere Parioli, pomeriggio del 3 settembre 2006. Un uomo di 51 anni, che ha appena finito di lottare contro la depressione e l'alcolismo, cade dalle scale della sua abitazione, batte la testa, finisce in coma. Quell'uomo è Francesco Nuti, il regista che per un decennio ha dominato il botteghino italiano, incassando decine di miliardi di lire. Si risveglierà dopo mesi, ma non sarà più lui. Prigioniero di una sedia a rotelle, incapace di muovere un muscolo e soprattutto senza più la voce. Per 17 anni vivrà nel silenzio assoluto, comunicando solo con gli occhi, tra denunce di maltrattamenti in clinica e apparizioni televisive che sanno di sciacallaggio. Un re del cinema, trasformato in un fantasma indifeso. Ma cosa è successo realmente su quelle scale? Benvenuti su Vite Ingiuste. Quella domenica di settembre il tempo si è fermato, ma il declino di Francesco era iniziato molto prima, nel silenzio dei corridoi che contano. Non è stata solo una caduta fisica, è stata la collisione finale di un uomo che correva a 300 all'ora contro un muro di indifferenza. Nuti era il signore della risata, l'unico che poteva permettersi di sfidare i giganti di Hollywood. Eppure è finito a terra, in una casa vuota, senza che nessuno sentisse il rumore dell'impatto. Per capire il mistero di quel corpo spezzato, dobbiamo scavare nei dettagli di una carriera che è stata un privilegio e poi una condanna. Chi c'era in quella casa? E perché Francesco aveva così tanta paura? Negli anni '80, Francesco Nuti non è un semplice attore, è un fenomeno sociale. Ogni suo film è un evento che svuota le strade e riempie le sale. Con titoli come Io, Chiara e l'Oscuro, Francesco impone un nuovo modello di maschio italiano, fragile, poetico, irresistibilmente malinconico. Incassa miliardi, vince David di Donatello e Nastro d'Argento, diventando il vertice assoluto di un impero cinematografico che pende dalle sue labbra. Ma il successo ha un retrogusto metallico. Francesco diventa un perfezionista patologico, un uomo che non dorme per controllare ogni singola inquadratura. Inizia a sentire un ronzio nelle orecchie. È l'ansia di dover superare se stesso ogni volta. Una pressione che presto cercherà di affogare nel modo più pericoloso. La sua ascesa sembra inarrestabile, ma dietro le quinte il signore della risata inizia a sgretolarsi. Francesco è convinto che il pubblico lo ami solo se è perfetto, se è il primo, se è il re. Questa ossessione lo spinge a isolarsi, a fidarsi solo del proprio istinto, che però lentamente viene annebbiato dall'alcol. Inizia a bere per reggere i ritmi del set, per non sentire il vuoto quando le luci si spengono. Si sente un dio, ma è un dio di vetro. Non sa che il sistema che oggi lo esalta sta già preparando il conto per il suo primo passo falso. E quel passo falso ha un nome che diventerà il suo tormento più grande: Occhio Pinocchio. Nel 1994, Nuti decide di investire tutto se stesso in un progetto folle: Occhio Pinocchio. È un colossal senza precedenti, girato in America, con un budget che lievita ogni giorno. Francesco è il regista, l'attore, il produttore. Sul set la tensione è tagliente. Lui è irascibile, beve pesantemente, si scontra con tutti. È convinto di star girando il capolavoro della vita, ma la produzione è un disastro finanziario che scuote le fondamenta del cinema italiano. Quando il film esce, il responso del botteghino è un proiettile al cuore. È un flop clamoroso. In un attimo, il tocco d'oro di Nuti svanisce. Il re è improvvisamente nudo e soprattutto terribilmente solo.
Hollywood sul Tevere non perdona i perdenti. I produttori che prima facevano la fila alla sua porta spariscono nel nulla. Il telefono smette di squillare e Francesco sprofonda in una depressione nerissima. L'alcol non è più un rifugio, ma una prigione. Inizia un decennio di tentativi di risalita che sanno di disperazione. Film fragili, apparizioni pubbliche confuse, ricoveri improvvisi. Nuti cerca di gridare che è ancora vivo, che ha ancora storie da raccontare, ma l'industria ha già deciso di voltare pagina. È un uomo che vaga per la sua villa di Prato cercando un senso che non trova più. Il mistero della sua solitudine diventa il preludio perfetto per la tragedia che sta per consumarsi a Roma. Il 3 settembre 2006 non è una data come le altre. Francesco è a Roma, in una casa che sembra troppo grande per lui. È un uomo che sta cercando di rimettersi in piedi, che parla di nuovi progetti, ma i demoni sono ancora lì. Poi il buio. Una caduta dalle scale che lo lascia esanime sul pavimento. I soccorsi arrivano, ma il danno cerebrale è devastante. Com'è possibile che un uomo di 50 anni, in pieno giorno, scivoli in modo così fatale? Non ci sono testimoni, non ci sono spiegazioni chiare. Il sospetto che quel giorno Francesco fosse arrivato al limite della sopportazione umana aleggia nell'aria. Ma la verità medica dice solo una cosa: trauma cranico severo ed emorragia. Mentre Nuti lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale, fuori si scatena il circo. I giornali scavano nella sua vita privata, pubblicano dettagli morbosi sui suoi problemi passati, come se la caduta fosse una punizione divina per il suo declino. Francesco entra in un coma che sembra un addio anticipato. La famiglia si stringe intorno a lui, ma il vuoto lasciato dal mondo dello spettacolo è assordante. Nessuno sa ancora che quella caduta non è la fine, ma l'inizio di un calvario che durerà 17 anni. Un lungo, atroce silenzio, in cui l'uomo che aveva incantato l'Italia dovrà imparare a vivere senza l'unica cosa che lo rendeva libero, la sua parola. Quando Francesco riapre gli occhi, il miracolo del risveglio si trasforma subito in una prigione. È cosciente, capisce tutto, ma non può più parlare. I centri del linguaggio sono stati distrutti dall'impatto. È un contrappasso dantesco. Il grande oratore, l'uomo dei monologhi poetici, è ora condannato a comunicare solo con lo sguardo e con una tavoletta alfabetica. È l'inizio di una vita da corpo prigioniero. La riabilitazione è lenta, dolorosa, quasi inutile per recuperare ciò che è andato perso per sempre. Francesco guarda i suoi film in televisione e piange, sapendo di essere diventato lo spettatore della propria leggenda. Il rimpianto per quello che poteva essere e non è stato diventa la sua unica compagnia quotidiana. La gestione della sua disabilità diventa un affare privato, che però finisce troppo spesso sotto i riflettori sbagliati. La figlia Ginevra, ancora giovanissima, si carica sulle spalle la responsabilità di un padre che è diventato un bambino indifeso. Ma intorno a loro, il silenzio del cinema italiano è rotto solo da qualche omaggio tardivo. Perché nessuno ha cercato di proteggerlo prima? Perché un artista di quel calibro è finito in una condizione di tale vulnerabilità? Il mistero si sposta dalle scale alle stanze delle cliniche, dove Francesco inizia a vivere una vita invisibile, fatta di terapie e di una solitudine che nemmeno l'amore dei familiari riesce a colmare del tutto. Nel 2011 accade qualcosa che l'Italia non dimenticherà facilmente. Francesco Nuti, visibilmente sofferente e sulla sedia a rotelle, viene portato in uno studio televisivo pomeridiano. Le telecamere indugiano sul suo volto stanco, sui suoi tentativi falliti di parlare, sulle sue lacrime. È un momento di una crudeltà inaudita. Molti gridano allo sciacallaggio. Perché mostrare un gigante in quello stato? La sete di Cher ha superato il rispetto per la dignità umana. Francesco è lì, indifeso, dato in pasto a un pubblico che non sa se provare pietà o orrore. Quell'apparizione sancisce la fine della sua immagine pubblica come artista,
e lo trasforma definitivamente in un caso clinico da prima serata. Quella puntata scatena una polemica feroce che porta alla luce la fragilità della sua rete di protezione. Chi ha autorizzato quella presenza? Perché si è pensato che mostrare la sua rovina fosse un modo per aiutarlo? La nostalgia per il Nuti di Tutta colpa del paradiso si scontra con la realtà brutale di un uomo che non può nemmeno dire basta. Questo episodio segna una cicatrice profonda nel rapporto tra Francesco e il suo pubblico. Da quel momento le saracinesche si abbassano e la sua vita diventa un segreto ancora più stretto. Ma proprio nell'ombra delle cliniche sta per scoppiare un altro scandalo, un sospetto atroce che riguarda la sua incolumità fisica. Gennaio 2016. Una notizia agghiacciante scuote l'opinione pubblica. Il badante, che dovrebbe prendersi cura di Francesco, viene accusato di maltrattamenti. Si parla di percosse, di umiliazioni, di un uomo indifeso picchiato nel silenzio della sua stanza. È l'ingiustizia suprema. Il re del cinema ridotto a sacco da box da chi avrebbe dovuto proteggerlo. La denuncia parte dal fratello di Francesco, insospettito da alcuni lividi e da un biglietto scritto da Nuti con uno sforzo immane. Ho paura. Questa rivelazione apre uno squarcio terribile sulla qualità della vita di Francesco durante quegli anni di oblio. Se persino lui non era al sicuro, chi poteva esserlo? Il mistero della sua assistenza diventa un caso giudiziario nazionale. Sebbene le indagini abbiano poi preso percorsi complessi e alcune accuse siano state ridimensionate, resta il fatto simbolico. Francesco era un bersaglio facile. Un uomo che ha incassato miliardi per le major cinematografiche non aveva una scorta di dignità garantita dallo Stato o dal settore. La sua vulnerabilità era totale. Questo capitolo della sua vita aggiunge un carico di dolore insopportabile a una storia già tragica. Il rimpianto di chi non ha vigilato, di chi lo ha lasciato in mani sbagliate, pesa come un macigno. La domanda resta: come ha potuto un uomo così importante finire in un tale stato di abbandono? La risposta è nel cinismo di un mondo che dimentica in fretta. In mezzo a tanto buio brilla una sola luce, la figlia Ginevra. Quando compie 18 anni, prende una decisione coraggiosa e definitiva. Diventa la tutrice legale di suo padre. Si assume il compito di proteggerlo dal mondo, dai badanti infedeli e dalle telecamere affamate di dolore. È un ribaltamento dei ruoli straziante. La figlia che fa da madre a un padre che non può più essere tale. Ginevra impara a leggere i suoi sguardi, a interpretare i suoi sorrisi amari, a portargli un po' di musica in quella stanza che profuma di medicine. È l'unica vittoria di Francesco in questi 17 anni. Essere riuscito a generare un amore capace di resistere a una tragedia così grande. Ginevra diventa la voce che lui non ha più. Parla per lui nelle interviste, ritira i premi alla carriera che finalmente iniziano ad arrivare quando ormai è troppo tardi. Ma dietro questa facciata di devozione c'è il rimpianto per tutti i momenti che non hanno potuto vivere insieme. Nuti ha perso la crescita di sua figlia e sua figlia ha perso il genio creativo di un padre nel pieno delle forze. Questa connessione silenziosa è l'ultima sceneggiatura di Francesco, la più triste e la più vera. Ogni carezza tra i due è un atto di resistenza contro un destino che ha cercato in ogni modo di cancellare l'uomo prima ancora dell'artista. Il sistema cinematografico italiano ha un debito enorme con Francesco Nuti, un debito che non ha mai saldato. Per anni i suoi colleghi hanno brillato anche grazie alla strada che lui aveva aperto, ma quando il buio lo ha avvolto, molti si sono voltati dall'altra parte. Perché non è stato creato un fondo per sostenerlo? Perché i grandi festival lo hanno celebrato solo con filmati d'archivio, mentre lui era ancora vivo in una clinica a pochi chilometri di distanza? La sensazione è che la sua condizione mettesse a disagio il patinato mondo dello spettacolo. Francesco era il memento mori di un successo che può svanire in un pomeriggio di settembre.
un promemoria troppo doloroso per essere frequentato. Qualcuno dice che Francesco fosse un uomo difficile, che il suo carattere avesse allontanato molti, ma l'arte non dovrebbe mai essere pesata sulla simpatia personale. Nuti ha dato un'identità a un'epoca, ha inventato un linguaggio, ha fatto ridere e piangere milioni di persone. L'indifferenza che ha circondato la sua lunga degenza è una macchia indelebile sulla cultura del nostro paese. Solo negli ultimi anni c'è stata una riscoperta, quasi una corsa a chiedere scusa, ma per Francesco erano solo rumori di fondo. La nostalgia per il suo genio è esplosa solo quando la sua assenza è diventata definitiva, confermando che in Italia preferiamo i miti morti agli eroi che soffrono nel silenzio delle cliniche. Il 12 giugno 2023 Francesco Nuti smette finalmente di lottare. Muore a Roma, nella clinica Villa delle Querce, a 68 anni. La notizia si diffonde in un istante, scatenando un'ondata di commozione che sa di liberazione. 17 anni di prigionia terminano in un mattino d'estate. Il mondo politico e quello dello spettacolo si riempiono di messaggi di cordoglio, molti dei quali scritti dalle stesse persone che non avevano alzato un dito per lui per quasi 2 decenni. È l'ultimo paradosso. La morte gli restituisce quella voce che la vita gli aveva tolto. I suoi film tornano in televisione, le sue battute riempiono i social. Francesco è di nuovo il re, ma questa volta non può sentire gli applausi. I funerali a Firenze sono un bagno di folla. La sua gente, quella Prato che non lo ha mai tradito, accorre per l'ultimo saluto. C'è un senso di ingiustizia profonda nell'aria, la consapevolezza che Francesco se n'era andato molto tempo prima di quel giorno. La sua morte è solo la firma su un contratto che il destino aveva già scritto su quelle scale di casa. Resta il mistero di cosa pensasse Francesco in quegli ultimi istanti. Avrà finalmente trovato quella pace che aveva cercato invano tra il successo e l'alcol? O è morto con il rimpianto di non aver potuto girare quell'ultimo film che aveva già tutto in testa? Oggi Francesco Nuti riposa nel cimitero delle Porte Sante a Firenze, un luogo sacro per la cultura italiana, ma la sua vera sepoltura è avvenuta lentamente, giorno dopo giorno, in 17 anni di oblio forzato. Di lui ci restano i film, le canzoni come Sarà per te, quella voce roca e gentile che sapeva accarezzare l'anima. Resta il mistero di una caduta che ha cambiato la storia del nostro cinema e l'amarezza per un uomo che ha pagato un prezzo troppo alto per il suo talento. Nuti ci ha insegnato che la risata è una cosa seria, a volte tragica, e che dietro ogni grande comico c'è spesso un abisso che non riusciamo a guardare. L'ingiustizia della sua vita non sta solo nella malattia, ma nel modo in cui è stato trattato da sano e da malato. Un uomo che ha dato tutto e che è rimasto senza nulla, se non l'amore di una figlia eroica. Guardando i suoi film oggi, non possiamo non chiederci cosa sarebbe successo se quel 3 settembre Francesco non fosse scivolato. Forse avremmo avuto altri capolavori, o forse il suo declino era inevitabile in un mondo che non sa gestire la fragilità. Resta il silenzio, quel silenzio che Francesco ha abitato per metà della sua vita adulta. Il film è finito, le luci si sono accese e a noi resta solo un immenso, inutile rimpianto. Ciao Francesco.